chiedo scusa della mia posizione precaria, quanto non sono purtroppo in ufficio. Sono Davide De Nicola, sono responsabile dell'area progetti di Tecnopolis e oggi parliamo di una delle attività di un progetto di cui ora brevemente vi parlerò, che è il progetto Boost 5 finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, e organizziamo questa masterclass con la dottoressa Maria Luisa Caringella, il cui titolo che abbiamo scelto è proprio Esperienze di turismo culturale sostenibile, pianificazione strategica e gestione nell'era della transizione. È un tema molto attuale, molto importante ed è uno un po' degli obiettivi di Boost 5, questo progetto che vede Tecnopolis impegnato come leader partner. È un progetto che mette insieme e capitalizza i migliori risultati di diversi altri progetti della precedente programmazione dell'Interreg Italia-Croazia, tutti incentrati comunque sul tema del turismo sostenibile, soprattutto alcuni in particolare del rapporto che c'è anche con le imprese culturali e creative. Dicevo, uno dei temi, quindi, è proprio il turismo sostenibile, la valorizzazione di percorsi culturali innovativi e anche la delocalizzazione di flussi turistici verso mete che sono meno attrattive. Oggi abbiamo organizzato questa masterclass con la dottoressa Maria Luisa Caringella, che ha una grandissima esperienza professionale, esperta nella progettazione integrata con attenzione alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale, dei settori di attività, dello sviluppo del prodotto turistico, della gestione dei programmi di sviluppo delle attività economiche internazionali, nella gestione dei processi urbani complessi. Ora io mi faccio e passo molto volentieri la parola alla dottoressa Caringella. E ringrazio tutti anticipatamente per aver aderito a questa masterclass e per la pazienza che avrete. Grazie. Ovviamente avrete anche, chiedo scusa Maria Luisa, avrete anche un moderatore silenzioso, che è la mia collega Anna Ressa, che è abilitata a chiudere tutti i microfoni se anche per errore si dovessero aprire, proprio per rendere più fluida questa masterclass, e con la dottoressa Caringella poi organizzerà questo momento per renderlo anche il più leggero e fluido possibile. Quindi prego, Maria Luisa, vi faccio davvero, grazie. No, grazie a tutti. Sono molto contenta di questo incontro con voi, perché come è stato un po' indicato nel titolo, viviamo in un momento di transizione. Adesso vedremo perché parliamo di questo momento di transizione. Volevo chiedervi, mi hanno detto che molti di voi siete pugliesi, quindi a questo punto sono, diciamo, contenta, nel senso che c'è una grande sensibilità in questo momento nella nostra regione a come approcciare il tema del turismo, perché chiaramente ci sono una serie di cambiamenti importanti. Ora, l'input, diciamo, che è stato dato dagli organizzatori è stato proprio quello di focalizzare come questi cambiamenti influenzano un cambio di mindset nello sviluppo del prodotto turistico e quindi come affrontare alcune sfide, sfide importanti in questo. Ora, quindi io ho organizzato questa presentazione, per cui poi chiaramente in 3 blocchi, e poi avremo comunque quindi ogni 15 minuti, massimo un quarto d'ora, 20 minuti, capiamo insieme domande, ho previsto anche alcuni esercizi, ma soprattutto per proprio interagire. 3 parti. La prima è: che cosa significa oggi turismo e soprattutto il turismo come industria creativa in quest'era di transizione, perché dobbiamo un po' capire come si va configurando il turismo in base anche ai documenti istituzionali della Comunità Europea. Secondo aspetto è come
è cambiato e continua a cambiare il paradigma di costruzione del prodotto turistico, ed è questo che incide su come, diciamo, preparare le nostre strategie e i modelli di gestione del nostro prodotto turistico. E la terza parte, le caratteristiche specifiche del prodotto del turismo culturale rispetto al prodotto, tra virgolette, turismo generale, ma nel senso che ci sono degli elementi comuni a tutte le tipologie di prodotto e qual è quella specificità rispetto al turismo culturale. Ora, io ho preparato delle slide, le slide come indicazione diciamo, nell'organizzazione sono in inglese, perché il progetto è appunto un progetto che prevede questo. Scusate un attimo, condividi schermo, io l'ho aperto, scusate. Sono sempre un po' imbranata. Oh. Oh, generalmente, ecco qua. Allora, quindi questo vi dicevo sono le tre parti che oggi, su cui noi andremo a soffermarci e partiamo dalla prima fase, dalla prima parte. Perché parliamo di industria creativa nell'era di transizione? Allora, questa può sembrare una slide difficile, ma non è così. Allora, innanzitutto, i cambiamenti di questi ultimi anni sono stati così complessi che gli studiosi hanno cercato di individuare degli acronimi, quindi diciamo, che potessero individuare nel modo più semplice quelle che sono le parole chiave per affrontare questo mondo complesso. Le principali sono VUCA e BANI. VUCA significa volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. È stato creato questo acronimo da due studiosi nel 1985 rispetto degli studi della leadership e fino al Covid è stato, diciamo, sono state le parole chiave per descrivere l'epoca in cui noi viviamo. Nel 2020 questo futurista Cascio ha sostanzialmente iniziato la conversazione, ha rilanciato su questo tema dicendo che queste parole non sono sufficienti a interpretare la nostra realtà, perché la nostra realtà, Bani, è una realtà oggi fragile, si caratterizza per un alto livello di essere ansiosi, non lineare perché non è comprensibile e né sono comprensibili chiaramente i nessi causa-effetto e è una incomprensibilità, diciamo, quasi assoluta, perché noi non riusciamo a gestire questo sistema. E rispetto a queste quindi due diciamo acronimi si sono sviluppati dei modelli interpretativi. Allora, se un mondo è volatile, è qualcosa che noi non ci aspettiamo dei cambiamenti, quindi è molto importante acquisire conoscenze e costruire una visione. In un mondo incerto, ma dove l'incertezza la possiamo ancora governare se noi andiamo ad investire in informazione, ricerche, modelli interpretativi, allora l'incertezza
diciamo, si deve gestire attraverso una più profonda conoscenza e ricerca. In un mondo complesso ci sono situazioni sicuramente interconnesse, abbiamo un overload di dati, tanti dati, si può sicuramente, il rischio maggiore è incorrere in degli errori, quindi l'importante è avere una maggiore chiarezza che ci viene anche dalla capacità di gestire una visione e un processo di ricerca. È ambiguo il mondo, ma le cose, ma se noi riusciamo a gestire le altre 3 variabili e riusciamo a gestirli in modo agile, riusciamo ancora a controllare la situazione. Con il Covid si è visto che tutto questo è vero, ma non è sufficiente, perché l'elemento di incertezza e di, diciamo, incomprensibilità è oggi ha una natura estremamente diversa ed è più profonda. Ecco perché si è detto, ma guardate che qui non è solo importante riuscire a vedere la visione, perché la fragilità e dunque la difficoltà di creare degli scenari affidabili richiede sviluppare capacità e resilienza. Il livello di diciamo, incertezza è tale che si crea un livello di ansietà all'interno sia dei lavoratori sia delle popolazioni, per cui diventa fondamentale ragionare sui concetti di empatia. La non linearità, e abbiamo detto, significa non riuscire a creare con, diciamo, sufficiente chiarezza i livelli tra causa ed effetto, e quindi richiede una maggiore capacità di adattamento. E qui arriviamo all'incomprensibilità, che è talmente tale che abbiamo bisogno di lavorare su trasparenza e intuizione. E qui arriviamo a un'altra parola importante, intuizione. Intuizione è perché questa incomprensibilità oggi è ancora più complicata da gestire, data l'impatto che oggi noi abbiamo della tecnologia. E qui arriviamo al tema, una delle parole del titolo di questa masterclass, età della transizione. Che cosa significa età della transizione? Cioè la tecnologia oggi è talmente pervasiva che ci sta chiaramente portando in una nuova era. Imagination Age, l'età dell'immaginazione, è di questa filosofa contemporanea Rita King. Che significa questa? Noi siamo passati da un'età industriale dove si producono beni tangibili che per la nostra mente è facile capire e dove la produttività si misura sulla velocità nel fare le cose. Siamo passati, abbiamo un'ulteriore evoluzione nell'età dell'informazione, di cui oggi siamo, molti di noi, tutti noi siamo figli dell'età dell'informazione, dove la centralità è del computer, la centralità è di internet, aspetti che hanno totalmente rivoluzionato il modo di gestire le informazioni e le comunicazioni. Il valore creato è soprattutto, diciamo, correlato alle analisi, a tutti i big data, agli algoritmi. Ma che cosa sta succedendo oggi? E questo per il turismo è molto importante, e questo l'ho inserito. Siamo nella cosiddetta Imagination Age, cioè stiamo in un periodo oggi che dobbiamo usare bene l'immaginazione, perché questo è un periodo di transizione verso l'età si chiama Intelligence Age, cioè dove l'intelligenza artificiale sarà arrivata alla sua maggior capacità performativa. Oggi quindi quali sono le tecnologie della cosiddetta Imagination Age?
Quindi sono la virtual reality, la realtà aumentata, il web 3, l'intelligenza artificiale generative, che comunque stanno cambiando il modo di interagire umano e stanno anche creando quindi economie e modelli sociali diversi. E allora qual è l'elemento fondamentale in questa fase di transizione? È la creatività e la immaginazione, che diventano gli elementi fondamentali per creare valore economico. L'intelligence age è dove quando noi avremo gli strumenti, diciamo, quindi saranno talmente evoluta la tecnologia, che quando potremo immaginare ogni cosa e potremo anche andarla a sperimentare in mondi virtuali con gli altri. E questo è lo scenario dei turismi delle possibilità, dove andremo quindi a nuove forme di sperimentazione del turismo. Quindi noi oggi siamo in questa imagination age che abbiamo individuato come l'epoca della transizione. Allora voi mi direte, ma oggi che cosa ci sta parlando? Sono cose, diciamo, su cui noi ci dobbiamo preoccupare, o il mondo ancora di fantascienza? Allora, proprio perché volevo che fosse chiaro, scusate la mia voce, che fosse chiaro che non stiamo parlando di fantascienza, ma stiamo parlando del mondo reale. Per questo vi ho preso questa ricerca Travel Tribes 2033 di Amadeus, dove in questa ricerca che è stata fatta ed è stata pubblicata qualche mese fa, è fatta rispetto all'America, quindi alle regioni americane, e quello che vi ho messo in questa slide è esattamente l'appendice di questo rapporto di ricerca ed è quello che hanno utilizzato come base nelle interviste che hanno fatto. Cioè hanno detto: in questo scenario del 2033, come immaginate che saranno i viaggi e quindi quali sono i bisogni dei turisti? Quindi qual è lo scenario che loro, quindi in questa ricerca, loro, diciamo, prevedono? Che sicuramente l'intelligenza artificiale c'è anche oggi, ma nel 2033 l'intelligenza artificiale sarà capace di interagire come gli umani e, diciamo, già si parla di una potenziale o mini sottocategoria di personalità. Quindi l'intelligenza artificiale sarà capace comunque di interagire con noi allo stesso modo in cui, diciamo, si usa tra le persone. I data, quindi l'intelligenza artificiale sarà più intelligente e quindi sarà in grado di, tra virgolette, immaginare maggiori dati e quindi sarà in grado di dare risposte sempre più personalizzate. La virtual reality sarà 4 volte più, diciamo, impattante per qualità di immagini ed efficienza rispetto ad oggi. Nota dolente sarà la sostenibilità, perché comunque nonostante tutto si cercherà di impattare sugli aspetti ambientali, ancora avremo notevoli problemi per la riduzione e quindi la salvaguardia del pianeta. Le tecnologie touchless saranno ancora più performanti, dovremo fare i conti con dei dati biometrici e il lavoro sarà, 73% sarà probabilmente, diciamo, tra virgolette, da remoto. Quindi, come vedete, lo scenario di questa
di come la tecnologia sta cambiando la nostra vita e quindi come la tecnologia impatta sullo stesso turismo, è uno scenario reale che oggi viene preso in esame negli studi nei prossimi 10 anni sulle evoluzioni del turismo. Ma quindi che cosa anche ci porta a, diciamo, ad approfondire? Come cambia il turismo? Ma su questo voglio essere chiara, perché su questa slide prendo un documento della Comunità Europea, Tourism Pathway, dove Transition Pathway for Tourism del 2022 da DigiGrow, dove è estremamente chiaro, d'accordo, che cosa è il turismo e cosa significa fare networking sul turismo. Qui delle volte mi trovo anche delle volte parlando sul turismo come se fare networking sia qualcosa che ancora dobbiamo capire come fare, o sia qualcosa, come dire, nell'avvenire. Ora, la definizione della Comunità Europea è talmente chiara nel definire il turismo come un'attività orizzontale che dipende da diversi settori. E dunque il successo del turismo dipende dalle sinergie e da come interagiscono le catene, diciamo, le tipologie di attività che intervengono. Ma addirittura la Comunità Europea, ho detto questo documento, individua anche il peso che hanno le attività nel concetto di ecosistema turistico. Quindi è chiaro che quando noi parliamo di turismo, il turismo è un ecosistema di industrie che fanno parte del tutto il sistema dei trasporti, trasporto marittimo, trasporto aereo. Chiaramente hanno, vedete, dei pesi diversi questi sistemi di trasporto, ma è chiaro che fanno parte dell'industria turistica come ecosistema. Tutto il sistema dell'ospitalità, tutto il sistema degli operatori, diciamo, che sono legati all'attrazione del turismo, tutta la parte quindi di supporto alle attività che è stata detta prima, e lo dice chiaramente la comunità, che pesa almeno per lo 0,66 tutto il sistema culturale. Quindi il sistema delle arti creative, l'intrattenimento, librerie, archivi, musei, tutte le attività culturali. Altrettanto sono tutte le attività legate allo sport, ricreazione e attività. Quindi è chiaro che noi in questo, diciamo, sistema parliamo di turismo come un ecosistema, è un ecosistema che deve necessariamente oggi, per essere competitivo, creare relazioni tra tutti questi settori. E quindi abbiamo detto che cosa è il turismo come ecosistema e dunque qual è il prodotto del sistema turistico. Il prodotto del sistema turistico ormai è chiaro che c'è stata una evoluzione per cui dal turismo degli oggetti, che cosa io voglio vedere, siamo passati al turismo che coinvolge le relazioni e attività nella destinazione, ha un'ulteriore evoluzione, cioè il prodotto turistico deve riuscire a soddisfare il bisogno di capire quale significato ha nella mia vita il turismo. E quindi c'è l'ulteriore sfumatura quando si chiama esperienza di trasformazione, e cioè come l'esperienza turistica può incidere e quindi avere un effetto di trasformazione sulla mia vita. Quindi è chiaro che ci parliamo di turismo come ecosistema e che il prodotto di questa
e di questo sistema industria turistica è un turismo di trasformazione, quindi dove sicuramente parliamo di esperienze, ma esperienze significa riuscire a creare nuovi significati e avere un impatto di trasformazione sul turista. Ecco perché io qui vi ho portato una definizione che per me ci aiuta a capire subito che cosa vogliamo dire. Questi due autori che qui sono indicati sono quelli che hanno, diciamo, fondato la cosiddetta experience economy. E applicando il concetto di economia dell'esperienza al turismo, loro hanno detto sostanzialmente in maniera chiara che oggi creare le esperienze nel settore turistico significa che il nostro lavoro è creare delle scenografie teatrali. E questo è lo spirito con cui noi dobbiamo disegnare il prodotto turistico. E quindi la cosa importante che noi dobbiamo capire in tutto questo è che le esperienze accadono dentro le persone. Quindi qual è la differenza tra concepire prodotto turistico come esperienza e prodotto turistico come bene o servizio? Che le commodity sono un bene o è un servizio che esiste fuori dalle persone. L'esperienza è qualcosa che accade dentro di noi. Quindi il prodotto del turismo è creare esperienze e le esperienze sono quindi emozioni, sentimenti che accadono dentro di noi. È chiaro che noi costruiamo beni e servizi, quindi quando noi parliamo della trasformazione del prodotto turistico non significa, vado un attimo indietro, che noi non andiamo ad analizzare i diversi gradini, però è chiaro che non possiamo fermarci al primo e al secondo, ma dobbiamo lavorare per il terzo e il quarto. E abbiamo detto che cosa significa quindi il turismo come esperienza e dunque perché vi dicevo esperienza creativa? Perché oggi c'è una sorta di sovrapposizione, no? Tra quindi esperienza di trasformazione ed esperienza creativa. Perché la trasformazione praticamente coinvolge di fare un'esperienza nel profondo dove praticamente ho una tale esperienza per cui è difficile per me tornare indietro, è qualcosa che mi ha colpito nel profondo. Nella definizione di turismo creativo, coniata nel 2020, il turismo creativo è il turismo che offre ai visitatori l'opportunità di sviluppare il loro potenziale creativo in partecipazione attiva a esperienze che caratterizzano la destinazione. Tutti noi quando... E quindi vedete come ormai quasi tutti nel momento in cui bisogna organizzare, no? Un pacchetto turistico, noi andiamo alla ricerca che tipo di esperienze, che possono essere i laboratori culturali, il laboratorio dell'artigianato, le cooking class, diciamo, no? Quindi vedete come il concetto dunque di creatività e di trasformazione sono i concetti fondamentali che caratterizzano ogni prodotto turistico. Quindi, diciamo, io sento ancora come una grande novità delle volte dire il turismo come esperienza di trasformazione. Questo non è una novità, per questo ho fatto questo riepilogo sintetico, perché questi sono ormai concetti di base che abbiamo magari approfondito fino ad oggi e su cui abbiamo lavorato in questa programmazione,
ma che oggi costituiscono un po', ecco, si parlava all'inizio di capitalizzazione, no? Ma che costituiscono la base su cui il risultato, l'output, su cui noi abbiamo lavorato in questi anni e che oramai dovremmo dare come elementi, diciamo, mainstream da cui partire e fare delle ulteriori passi in avanti. Ora, quali sono gli impatti di tutta questa cosa che noi stiamo dicendo? Che disegnare esperienze innovative richiede una costante innovazione nel processo di sviluppo del prodotto, quindi sviluppare un prodotto turistico è un processo. Io oggi ho un prodotto turistico, ma non significa che siccome ce l'ho, no, ma lo devo, come dire, interpretare come un processo. Seconda cosa, creare un'esperienza unica e di qualità significa creare un'esperienza senza soluzione di continuità, del tutto, diciamo, all'esperienza che ha il turista consumatore. E quindi è chiaro che un elemento fondamentale ed è la conseguenza quando si parla di turismo di esperienza è che io devo lavorare e integrarmi con tutti quelli che intervengono nella produzione di questo prodotto servizio del turismo che abbiamo detto che è l'esperienza all'interno del turista consumatore. Quindi anche qui il lavorare insieme non è qualcosa che diciamo ormai lo possiamo, una conseguenza che viene dopo, ma diventa una scelta importante da subito, perché se io devo fare un prodotto che fa la mia attività, il mio output finale è organizzare un'esperienza, in questa esperienza devo aver chiaro chi interviene e quindi come devo andare ad organizzare le integrazioni. Poi c'è un aspetto sistemico, d'accordo, perché parlare di turismo come industria creativa significa creare un ambiente, e questo è il compito delle DMO e quindi degli enti pubblici, e sviluppare nuovi modelli diciamo, di apprendimento e di competenze e sviluppare accordi tra le diverse industrie che intervengono nell'ambito del turismo. Quindi c'è sicuramente un impegno del singolo che deve disegnare delle esperienze innovative. Questo chiaramente deve trovare nello stesso tempo un elemento di supporto, diciamo, nell'approccio da parte del sistema pubblico a riconoscere quali sono le caratteristiche di un'industria turistica come industria creativa nel suo complesso, che fa riferimento all'ecosistema turistico. Ora, tra poco vi faccio questa slide e mi fermo. Tutto questo ha un significato per noi subito? Sì. Allora, il punto oggi su cui anche gli organizzatori mi avevano indicato come punto è fondamentale è capire come sta cambiando il mindset. Noi dobbiamo avere una distinzione tra ciò che è metodologia e ciò che è mindset. Il mindset è il sistema operativo, come noi affrontiamo le sfide. E oggi c'è un tale cambiamento così radicale, così veloce, con le caratteristiche di quelle parole chiave che abbiamo detto all'inizio, che è importante lavorare e comprendere il proprio modo di approccio a quello che è i nuovi bisogni del sistema turistico. Ecco perché io ho semplificato con questa, ho ripreso questa
infografica su quello che è questo cambiamento di mindset, e cioè dal profitto al purpose. Ora, qui non significa che dobbiamo diventare francescani tutti, quindi non è questo il significato, ma nell'approccio al business occorre comunque avere questa consapevolezza di quelli che sono degli obiettivi che possono impattare all'esterno e che nello stesso tempo possono produrre profitto. Seconda cosa, il modello gerarchico in qualche modo si sfalda per approcciare a quello che è un modello di network. Sento dal controllo al valorizzare le relazioni interpersonali, dal planning inteso come la to-do list a sperimentare e dare spazio alla creatività e alle, diciamo, nelle relazioni, nell'organizzazione, dalla privacy alla, diciamo, maggior trasparenza e per essere meglio, diciamo, compresi e anche resi verificabili nel senso positivo, ben capire quelle che sono le nostre strategie. Vi dico l'ultima slide, vi interrompo un attimo. Tanto è importante il concetto di immaginazione che nel 2021 è stato pubblicato questo libro dalla Harvard University, dove sostanzialmente dice come è importante oggi per affrontare questo sistema, per tutto, valorizzare che cosa significa immaginazione. Io vi ho preparato anche un esercizio, ma in questo momento volevo capire con voi, d'accordo, se ci sono domande o che tipo di, ecco, come state in questo momento vivendo questo discorso della innovazione tecnologica nell'ambito del turismo. Io purtroppo non vedo, ma se c'è qualcuno, altrimenti andiamo con l'esercizio che vi ho proposto. Sì, magari mi posso permettere di... Sì. Io lo faccio un po' da outsider, Sì. perché non sono un esperto di turismo, ma sono un esperto, diciamo, di innovazione, startup, dove spesso mi sono trovato, no, perfetto, allora. Quindi, diciamo, mi trovo dalla parte, no, che eroga anche servizi e mi sono trovato appieno su una serie di considerazioni che ha fatto, anche scenario VUCA è per esempio un qualcosa sul quale rifletto tantissimo anche io e porto, diciamo, all'interno delle formazioni e secondo me è una delle chiavi che ha utilizzato proprio il cambiamento di mindset. Nel mio caso io spesso parlo di mindset da startup per riuscire a rispondere a questo scenario VUCA. Perché le startup? Startup intese come realtà, cioè non la fase di startup magari di un bar o di qualcosa che è un modello di business, tra virgolette, semplice, ma qualcosa, diciamo, di nuovo, hanno una caratteristica fondamentale nel loro DNA e che nascono proprio progettate per vivere in un ambiente ad alto rischio, a lavorare proprio con l'incertezza. E secondo me siamo in un momento storico dove anche le aziende più consolidate dovrebbero iniziare a pensare ad agire più come una startup. C'è, diciamo, una definizione, una delle quali qui sono più legato, di Eric Rice, che è uno dei più grandi studiosi di startup, che dice che una startup è un'istituzione umana destinata per deliberare un nuovo prodotto o servizio sotto condizioni di estrema incertezza. Quindi l'incertezza è qualcosa che proprio loro hanno nel DNA. E come possiamo rispondere a questa incertezza? Proprio con un cambiamento di mindset. Le startup sono agili, riescono a cambiare i loro modelli di business continuamente, e questo si lega anche al discorso che faceva prima sulle tecnologie esponenziali.
tecnologie esponenziali cambiano in maniera drastica i modelli di business, lo fanno in maniera sempre più celere, e quindi è come se ad un certo punto nelle nostre organizzazioni dovessimo, come la penultima slide che ha fatto vedere, utilizzare degli strumenti che ci permettono di testare, di validare e di cambiare continuamente in base a questi input che arrivano dall'esterno. È un altro preziosissimo alleato, mi viene in mente mentre stava parlando, quando si parla, no, del tema dell'esperienza, è che ci sono degli alleati molto importanti come design thinking, lean startup, che per esempio consentono durante la progettazione di quelle che sono le esperienze turistiche anche di coinvolgere dei potenziali utenti, raccogliere i feedback degli utenti e cambiare poi il nostro prodotto, servizio, la nostra esperienza sulla base anche dei feedback che riceviamo. Perché tornando alle startup, poi uno dei motivi, anzi il motivo principale di fallimento è perché fanno cose di cui la gente non ha bisogno. Ma se riuscissimo a capire davvero di che cosa hanno bisogno le persone con questi strumenti, e se riuscissimo a portarli in maniera pervasiva anche dentro le nostre piccole imprese, probabilmente riusciremmo a creare, diciamo, delle realtà che hanno più successo. Consci che, diciamo, l'errore è una cosa fondamentale, anche quello è un apprendimento, però è come se dovessimo accompagnare le imprese a sbagliare bene, a sbagliare in maniera celere, prima magari di fare investimenti importanti. Scusate il pippone o il... No, ma innanzitutto mi interessa... però ha toccato davvero Sì. Guarda, allora io infatti per questo condivido pienamente, anzi mi piace, diciamo, ho già detto che parliamo di, diciamo, di ecosistema turistico e quindi di integrazione di competenze, no? Quindi ben venga questo intervento, perché mette a fuoco proprio come dobbiamo andare a lavorare insieme, competenze come la sua, con chi organizza, perché questo è il punto, che il vero problema oggi è riuscire a creare questa relazione, che deve diventare una relazione sistemica nell'organizzazione. Il discorso poi, chiaramente il discorso di startup è estremamente interessante. Quello che vi ho posto come esempio di un testo che io vi consiglio di leggere, se questo che vi ho detto sulla Imagination Age, perché sostanzialmente oggi nella discussione di questo che lei mi ha detto si fa un passo ulteriore, per cui si dice: è vero, il design thinking ci ha aiutato, ma adesso noi dobbiamo lavorare sulla fase, tra virgolette, prima del design thinking, dove parte il design thinking, perché dobbiamo lavorare su immaginazioni, quindi dobbiamo lavorare su ciò che non c'è. Immaginare significa lavorare su ciò che non c'è. Il design thinking incomincia a lavorare sul disegnare una soluzione. Ma oggi siamo in un momento, e questa è la differenza di questa età di transizione, dove noi non riusciamo neanche a capire qual è la soluzione, perché quando noi diciamo è non lineare, no? E quindi non c'è relazione tra causa ed effetto. Quando noi diciamo è totalmente incomprensibile, allora noi diciamo, prima di lavorare sulla soluzione, dobbiamo lavorare su ciò che non c'è. So che sembra paradossale, ma io vi ho citato, per questo ho detto, in questa fase ho indicato delle fonti certe, no? Rispetto al turismo vi ho indicato diciamo, una ricerca di uno dei più grandi operatori a livello mondiale. Sul concetto di immaginazione vi ho citato questi testi dell'Harvard University, che a un certo punto ha raccolto tutto questo tema dell'immaginazione e ha detto: ragazzi, l'immaginazione è un meccanismo che dobbiamo riportare all'interno delle organizzazioni aziendali. Ok? Quindi non dobbiamo inventarci anche qui, tra virgolette, nulla. E la cosa interessante di questa, diciamo, di questo libro, e per questo ve l'avevo, è che poi
cioè individua 5 fasi. La fase della seduzione, questa fase che diciamo prima di capire e immaginare ciò che non c'è, e individua la fase della seduzione, e cioè come aprirci alle sorprese. La fase dell'idea, quindi come riuscire a generare nuove idee. La fase, diciamo, dell'incontro, e quindi ecco qui c'è anche il discorso del feedback, la fase della diffusione e la fase della nuova concettualizzazione, da cui parte poi il design thinking per farlo diventare prodotto o servizio. E quindi lì questi autori descrivono ogni fase, il modo di operare, dei casi di business che secondo loro possono essere significativi, e poi danno come tool, diciamo, dei giochi, delle buone domande da farsi e come dire, un diagramma di diagnosi organizzativa. Io in questo momento, giusto per insomma su questi dati, avevo preso 2 domande, poi chi vuole può rispondere, per ognuna di queste fasi. Allora, la prima fase è la seduzione. Allora, per loro, per capire se viene applicata nella propria organizzazione questa fase, e si dice i lavoratori, oppure se si è impresa singola, l'imprenditore, si prende abbastanza tempo per riflettere? Questa è una domanda, dice, ma come, in un libro di business? Sì. Seconda domanda, noi guardiamo con serenità ma anche profondità le anomalie che accadono. Quindi le anomalie non necessariamente sono dei disastri, ok? Però se accadono delle disfunzioni, qualcosa che non va come avevamo previsto, perché? Perché questa rientra in questa fase di seduzione, lasciarsi sedurre, loro dicono, da ciò che per noi potrebbe non avere un senso nella nostra quotidianità. Cioè, questo è un testo di business di Harvard, cioè questo vi voglio dire. Poi c'è la seconda fase che c'è un sufficiente esercizio sulla domanda, loro dicono ask if questions, cioè diciamo si gioca, si fa questo gioco, cosa accadrebbe se? Anche questo è un altro elemento importante da utilizzare rispetto alle cose che si fanno, per capire se ci possono essere delle suggestioni o altro, su cui chiaramente io ognuna di queste fasi ha circa 10 domande. Io sto prendendo le prime 2 per darvi il senso, no, del ragionamento. Poi si incoraggia, delle volte noi anche quando nelle nostre organizzazioni di lavoro, no? Delle volte capita che se uno parla un po' random, no? Può essere una cosa, dice ma questo che si sta dicendo, oppure che si perde tempo, no? Invece si dà spazio nelle organizzazioni a diciamo early stage ideas, quindi su idee che sono in uno stato embrionale, che possono anche essere scollegate dalla realtà. Cioè questo è un modello di analisi organizzativa, vi ripeto. E poi una cosa che noi non facciamo mai nelle organizzazioni, nel dialogo tra le persone con cui noi lavoriamo, utilizziamo analogie, aneddoti, cioè che tipo di storytelling utilizziamo legato alle nostre esperienze lavorative. So che potrà sembrarvi questa cosa un po' strana, ma è quello che viene prima di iniziare a disegnare, di pensare, quindi di sviluppare cose di questo genere, no? Nuove idee e nuovi prodotti.
Adesso chiedo se ci sono altri interventi, cioè queste domande ve le siete mai posti? Se siete quando avete iniziato o con le persone con cui lavorate nello sviluppare un prodotto turistico? No? Probabilmente se nessuno risponde vuol dire no. O forse siete muti perché vedo qualcuno che apre... Posso Sì, intervenire? Sì, sì. sì. Allora, no, queste domande sì, si pongono. Io sono consulente di innovazione di alcune aziende nel comparto anche del turismo. La cosa che posso dire dalla mia esperienza, purtroppo c'è un livello di attenzione molto alto alla semplice digitalizzazione dei processi e non all'innovazione dei processi, o tantomeno all'innovazione organizzativa, diciamo. E quindi poi è chiaro che già scontrarci in un'innovazione estrema, che diciamo un approccio la vedo abbastanza estremo rispetto al mercato di quello che lei sta esponendo oggi, rispetto a quello che invece sono in questo momento lo stato dell'arte un po' delle aziende che operano in questo settore, almeno delle piccole e medie imprese parlo, diciamo, da quello che è la mia esperienza, diciamo, e sono molto attente a digitalizzare i processi, poco attente al networking, quindi già per loro è molto difficile capire un modello di progettualità che vede degli stakeholders piuttosto che una situazione molto standardizzata, storica, di modo di operare nell'ambito del turismo e del prodotto che offrono, diciamo, in questo momento. Sì, sì, io conosco bene, diciamo, questo. Chiaramente io, diciamo, spingo perché non è che spingo io, è la realtà che spinge. Certo. No, Non no, è che... Io io sto riprendendo delle fonti no, ma tutte assolutamente, ufficiali, ma quindi infatti non mi... non Cioè... comprendono che per avere un vantaggio competitivo devono assolutamente passare attraverso questa innovazione, diciamo, questo approccio che è per loro è un cambiamento ovviamente che va al di là dell'immaginazione, a proposito di immaginare, no? Quindi diciamo va al di là dell'immaginazione. Quindi non è facile, ecco, come dire, probabilmente c'è un grosso investimento in appunto formazione di operatori, di consulenti, di esperti che devono accompagnare le imprese in questo viaggio, in questo processo, perché non è ovviamente semplice per loro proprio già concepire un prodotto turistico che abbia una progettualità di questo genere, che nasca appunto dalla creatività come elemento essenziale e non da invece un approccio progettuale standard al quale loro sono già abituati, diciamo, come logica. Di questo devo dire non ci viene neanche molto incontro in questo momento il governo con gli incentivi alle imprese, che sono focalizzate soprattutto sull'ambito digitalizzazione e quindi poco sulla creatività. Ci sono stati alcuni bandi molto verticali anche nell'ambito creativo applicato al turismo, però soltanto in alcuni diciamo task di prodotti e non di diciamo consulenza, di accompagnamento consulenziale, di advisoring verso le imprese, insomma, come logica. Sì, sicuramente lei mi insegna che comunque la digitalizzazione per essere efficace deve comunque inserirsi in un processo organizzativo. Certo. E quindi questo quindi delle volte viene, come ha detto lei, semplificata, ma la stessa digitalizzazione implica, perché altrimenti diventa un semplice, diciamo, espediente o dell'utilizzo in forma avanzata dei prodotti Microsoft o dei prodotti Sì. di controllo di gestione o diciamo quindi la digitalizzazione di per sé dipende anche da come viene, no, affrontata e come viene. Sicuramente c'è un problema di sensibilità culturale. Cioè il nostro problema del turismo, per cui su questa cosa in generale in Italia, è che quando si dice ma noi abbiamo tante risorse, sì, noi abbiamo tante risorse, il tema è il capitale umano per utilizzare il turismo come Valorizzare, industria. Questo è il tema. certo. Chiaro, noi abbiamo le risorse diciamo territoriali e il tema oggi è su questo. Per cui
diciamo, ben venga questo innesto tra esperti dell'innovazione e quelli che sono esperti del turismo, perché voi in questo momento state, diciamo, supportando che dobbiamo andare necessariamente in modo, tra virgolette, forzato verso questo lavorare insieme tra le due, diciamo, i due segmenti, insomma. Per cui, insomma, andiamo. Allora, io adesso ritorno, perché adesso andiamo, questa era, quindi andiamo sulla seconda fase. Allora, questo appunto è il testo che vi dicevo, quindi magari per chi è appassionato di innovazione sicuramente può essere un testo interessante. Quindi, professoressa, questo si lega in maniera, perché io, diciamo, altre letture che avevo fatto erano sul future thinking, e mentre stavo parlando ho trovato molte analogie, quindi probabilmente sono due cose che vanno in parallelo, no? Sono molto, molto curioso. E questo si può acquistare? Sì, io l'ho acquistato online, vabbè, io acquisto tutto online, diciamo, anche su Amazon, non c'è problema. Diciamo, a me piace questo testo perché, diciamo, lo spirito è dire, guardate, è semplice, no? Questo in termini, quindi con gli studi, mi piace molto come è strutturato, ecco. Per questo lo consiglio, anche sono stata in un'altra, diciamo, attività e l'ho consigliato. Allora adesso andiamo, vediamo che cosa abbiamo definito, che cosa significa era di transizione, che cosa significa ecosistema turistico, 3, che cosa significa prodotto turistico. Quindi, diciamo, e qual è il mindset per affrontare questi cambiamenti, diciamo, di sistema. Adesso andiamo a vedere sul prodotto turistico, all'interno del prodotto turistico, che cosa questo significa. Allora, innanzitutto qui dobbiamo partire che dopo il Covid ci sono degli aspetti che noi dobbiamo monitorare all'interno della costruzione del prodotto turistico, ed è, primo, a me piace start with why, connect with community, cioè purpose, cioè è fondamentale oggi nel prodotto turistico questo, qualsiasi prodotto turistico, perché anche qui sfatiamo il mito, cioè qui c'è uno zoccolo duro di standard di qualità che sono per tutti i prodotti turistici, quindi non solo prodotto culturale, tutti. Quindi dire che porre l'attenzione della costruzione del modello turistico del porto, cioè andare più in profondità del prodotto turistico, e io dico la profondità, diciamo, noi la troviamo molto, la troviamo specialmente nella ricerca di connessione con la comunità. Quindi questo è un primo punto. Apertura a quelli che sono i cambiamenti, apertura a quelle che sono le opportunità che si possono verificare all'interno del proprio network. Quindi apertura, sicurezza, vabbè, la sicurezza ormai è diventato un tema importante, anche se oggi si è allentata l'attenzione, ma è sempre un tema importante da andare a monitorare. Trasparenza, sia nel senso della comunicazione, no? Nel senso di essere trasparenti, una scatola trasparente si dice, quindi e questa attiene anche al modo di raccontare il proprio prodotto turistico, sia nell'essere in qualche modo essere verificati, in qualche modo anche qui riuscire a far comprendere bene il modo e la filosofia con cui si agisce e la sostenibilità. Come andiamo a questo punto comunque a calibrare queste nuances all'interno della mappa della costruzione del prodotto. Questa è la mappa della costruzione del prodotto, quindi abbiamo una fase 1 che è la fase di inventariazione
dell'assetto culturale per il prodotto turistico. Qui chiaramente assetto culturale perché stiamo parlando di turismo culturale, ma la definizione del profilo e i bisogni del viaggiatore, la parte di strategia e sviluppo della concept experience, che è una fase fondamentale per la caratterizzazione del prodotto turistico, la parte di sostenibilità, che come vedete la sostenibilità è proprio anche ha un'autonoma fase di controllo, e poi vedremo perché è importante per lo storytelling del prodotto turistico, la fase di organizzazione del prodotto e la fase di promozione e distribuzione. Oggi vedremo, dato il tempo che abbiamo, alcuni aspetti di dettaglio più importanti rispetto ai temi che ci siamo detti. Prima fase sicuramente, diciamo, l'inventariazione, partire dall'assetto culturale su cui si vuol agire nel proprio contesto, nella propria destinazione. Che significa che sicuramente nella prima fase io dovrò andare ad analizzare quali sono gli attrattori culturali e nello stesso tempo, in modo molto pratico ed operativo, poi vedremo perché, occorre quindi definirli, raccogliere foto, descrizioni, perché ci aiuteranno nella fase di design del prodotto turistico. Il concetto di attrazione culturale comunque diciamo in questa fase è a 360 gradi per poi poter definire più in dettaglio quali sono gli elementi del patrimonio storico-culturale tangibile rilevante e quali sono gli elementi del patrimonio storico-culturale intangibile. Perché nella costruzione del prodotto turistico culturale chiaramente noi lavoriamo su tutti e due i livelli e poi capiamo quali sono le relazioni con le altre risorse, diciamo risorse culturali di natura ambientale o delle altre attività che per noi possono essere importanti da collegare alle scelte che stiamo facendo in tema di patrimonio culturale. La seconda fase, e qui entriamo in una fase fondamentale, è quella di andare a comprendere il profilo del nostro viaggiatore e i bisogni del nostro viaggiatore. Ora, su questo voglio essere anche qui molto chiara su questo punto. Ora, i bisogni, quando noi parliamo di bisogni del viaggiatore, ci sono delle categorie che oramai dobbiamo assumere come categorie trasversali, valide per ogni tipologia di prodotto turistico e su cui calibrarne le caratteristiche, ma che rappresentano lo zoccolo duro di quando noi parliamo dei bisogni del turista. Cioè il bisogno di un'esperienza unica, di un'esperienza di trasformazione, come anche un'esperienza dove ci siano elementi di sostenibilità, rappresenta lo zoccolo valido per ogni tipo di turista. Io sento ancora delle volte quando si parla di questi temi che diciamo bisogna creare l'esperienza unica come qualcosa che ancora diciamo stiamo ancora concettualizzando, dobbiamo arrivare, no. E il punto, anche questo, in questa fase di capitalizzazione abbiamo lavorato tutta la programmazione che sta in conclusione per dare gli elementi per comprendere che cosa significa esperienza unica di trasformazione, quindi questa è la base. Dopodiché, e qui ho messo questa immagine che aiuta un po' a capire che cosa significano esperienze di trasformazione. Per esempio, questa è da un'organizzazione internazionale che si occupa di turismo
E quindi significa lavorare se c'è una espansione del modo di vedere, che cosa si apprende, c'è una scoperta della natura, può avere effetti positivi sulla salute mentale, divertimento, creare connessioni tra persone, creare storie di significato, no? Quindi vede, cioè, queste sono tutte cose che noi, quando pensiamo di fare un prodotto turistico, sono le prime cose che dobbiamo dire: ah, io devo approcciare su questi temi. Secondo livello dei bisogni del turista sono quelli legati al mio target e alla mia attività, per cui chiaramente potrò vedere se dipenderà dal tipo di generazione, si dipenderà se uno è esperto o non esperto, e lo andrò a costruire. Lo vedremo nella slide seguente. Il terzo livello di indagine che io dovrò fare è rispetto al mercato, diciamo, paese di provenienza, perché il turista culturale statunitense, d'accordo, ha dei bisogni e delle caratteristiche diverse dal turista culturale russo. Vabbè, adesso non verranno più i russi, diciamo, di un altro paese, o svedese o diciamo australiano. Quindi l'importante è che sia chiaro che quando noi parliamo di bisogni, diciamo, e quindi quando noi andiamo a definire bisogni e target, lavoriamo su 3 livelli. Il primo, creare il bisogno di un'esperienza unica, ce l'hanno tutti. Quindi non dobbiamo stare a discutere se c'è o non c'è come bisogno. Dobbiamo solo capire che cosa significa nel progetto che noi stiamo facendo. Ecco perché, diciamo, per renderlo sempre molto, diciamo, pratico e semplice quindi quando io vado a pormi un problema di disegnare il mio target, il mio turista, ho sicuramente la mia idea delle attività, ma poi devo capire a quale generazione mi sto rivolgendo. Ora, questo fatto della generazione è fondamentale capire. Io non so se avete visto sul Festival di Sanremo, a me è piaciuta molto come ha commentato Fiorello la, diciamo, performance di Rosa Chemical, e ha detto che praticamente dopo Rosa Chemical Achille Lauro sembra il Cristina D'Avena della situazione, cioè è talmente... Cioè, diciamo, si è creata una tale differenza tra le generazioni che Achille Lauro, che 3-4 anni fa ci sembrava il trasgressivo, d'accordo? Oggi, in confronto diciamo, alla modalità di Rosa Chemical, sembra di stare a parlare con Cristina D'Avena. Cioè, il tema quindi dell'analisi generazionale è un tema oggi fondamentale per capire gli stili di vita e che purtroppo non è così facile tra le generazioni capire. E solo attraverso la comprensione di questo approccio generazionale noi riusciamo a dare i contenuti alle ulteriori sottocategorie, cioè se si è famiglie, coppie, viaggio per single, femminili, turismo for all, e poi andiamo anche a calibrare se si tratta di un soggetto con molta esperienza, poca esperienza, il livello di sensibilità sulla sostenibilità, se la provenienza è vicina, media distanza o internazionale. Quindi, avendo chiara la generazione a cui io mi rivolgo, posso andare a disegnare il mio target personas in maniera, diciamo, con più competenza, e andare quindi a capire come posso allargare il segmento e quindi mettere più generazioni, o posso andare in profondità rispetto all'attività. Chiaramente vi dico, questo poi deve fare sempre i conti con i bisogni generali che noi abbiamo individuato. Quindi sappiamo una cosa per certa, che il bisogno di esperienza unica
d'accordo, è un bisogno collettivo. Attenzione al discorso, diciamo, delle segmentazioni, che occorre mettere al centro l'esperienza umana. Quindi noi molto spesso facciamo molte ricerche su quello che fa il turista, ma la cosa più importante è comprendere, d'accordo, perché il turista fa. Ecco perché la parola chiave, diciamo, della segmentazione è diventata oggi l'empatia. Lo vedremo anche dopo. E qui arriviamo al punto fondamentale della costruzione del prodotto turistico in chiave innovativa. Prima cosa, per costruire una strategia è fondamentale e a maggior ragione per il prodotto culturale, quindi riuscire a trovare un valore connesso con la comunità e analizzare tutte le pratiche di sostenibilità che possono, diciamo, aumentare e connotare con maggior autenticità il prodotto turistico, specie culturale. Secondo step è andare a creare lo scheletro dell'esperienza turistica attraverso la combinazione delle esperienze durante tutto il ciclo di esperienza turistica, e quindi poi andare anche qui a mettere su carta. Perché dico sempre lo step 3 è sempre mettere su carta? Perché queste cose si fanno, si mettono su carta, poi si modificano, si confrontano, cioè non è mai un processo che si chiude in via definitiva, d'accordo? È come una sorta di diario di bordo. E qui arriviamo quindi alla strategia. La strategia è il momento in cui si va a lavorare con l'ecosistema, dove si costruisce e si impara insieme. Ecco perché, d'accordo, il networking diventa l'elemento strategico della progettazione del prodotto, perché il mio prodotto deve riuscire a interpretare una sua autenticità, un suo valore differenziante, ma che sia da un certo punto riconosciuto alle sue radici nell'ambito del mio sistema locale. E la profondità del prodotto turistico la costruisco unendo l'attenzione alla sostenibilità. Ecco perché strategia e innovazione diventano degli elementi importanti che vanno a lavorare insieme. Perché la strategia è creare una visione di un prodotto autentico e che si basa su delle relazioni costruttive col mio ambiente locale. L'innovazione è nel cambio che io vado a mettere al processo di quelli che sono i valori fondativi. Questo è oggi è la sfida ancora più importante per il prodotto del turismo culturale, che come vedremo nella terza parte si candida anche nelle, diciamo, nei documenti della Comunità Europea verso un ruolo importante per gestire e riuscire a comprendere questa fase difficile di transizione. Quindi significa, detto concretamente, che qui noi dobbiamo, una volta che abbiamo il nome del prodotto, il profilo del viaggiatore, aver ben chiaro quali sono gli stakeholder con cui io voglio collaborare, che possono essere pubblici, privati, cioè devo avere una strategia relazionale, partecipare nelle riunioni che ci sono in questa comunità o esserne io promotore e quindi coinvolgere gli altri, e sulla base di questo individuare qual è la specificità e qual è il contributo
che il mio contesto può dare alla mia idea di prodotto. Fatto questo, andrò a disegnare lo scheletro dell'esperienza, che non è solo il cosiddetto customer journey, cioè il disegno dell'esperienza che ha il mio consumatore, perché io devo anche disegnare, diciamo, l'esperienza dei miei lavoratori o di quelli che vanno ad erogare le attività nell'organizzazione del mio pacchetto, individuare l'esperienza pilota, la valutazione e la governance del concept experience. Chiaramente non entrerò in tutte queste cose perché ci vorrebbe diciamo, una sessione proprio di design a parte. Voglio solo qui riprendere, io chiaramente riprendo sempre questa definizione che l'esperienza accade dentro di noi. Quindi noi facciamo tutto questo lavoro di individuare diversi elementi, d'accordo, di interazione, perché dobbiamo fare in modo che si possano ben intersecare per produrre l'esperienza. Ecco perché Customer Journey è la mappa delle azioni, le interazioni chiave, identificando le emozioni e i sentimenti, quindi nell'ambito di una esperienza culturale, quindi significa proprio sviluppare questo tipo diciamo, di template proprio in qualcosa da andare a compilare, e sono i luoghi, il livello d'accesso di questi luoghi, le tecnologie che possono essere, soprattutto oggi sul turismo culturale è importantissimo l'uso di tecnologie, diciamo, abilitanti o comunque che aiutano la fruizione dell'esperienza turistico-culturale. Se siamo di fronte a qualcosa di guidato o non guidato, e quali possono essere delle attività sempre nell'ambito dello stesso sistema che possono essere facilmente integrate, e quindi stabilire in maniera chiara il punto di inizio, di fine dell'esperienza e le esperienze che sono coinvolte. Nello stesso tempo andare poi a verificare diciamo, i legami con altri tipi di esperienze, sempre possono essere di natura storica o no, di esperienze legate alla comunità locale e il tempo libero. Il tempo libero ha un ruolo importante nella costruzione oggi del pacchetto turistico, soprattutto di quello culturale, proprio perché diventa anche un momento nella costruzione dell'esperienza di trasformazione, di magari o riflessione o comunque di, tra virgolette, sedimentazione dell'esperienza. Sempre in questo viaggio bisogna poi andare a definire in dettaglio l'esperienza di ospitalità che attiene ai pasti, all'accoglienza, ai protocolli di pulizia, tutti diciamo, i permessi che occorrono, se stiamo ragionando su un prodotto regionale o meno, i servizi logistici. Quindi poi dobbiamo andare a verificare rispetto a questo viaggio del consumatore, del turista consumatore, quali sono i soggetti che vanno ad interagire, che possono essere i nostri diciamo collaboratori o delle aziende esterne, e andare ben a definire chi sono, come lavorano e quindi come devono andare ad interagire con tutto quello che abbiamo messo prima. Questo perché? Perché solo dopo che ho fatto questo lavoro di design io posso andare a definire con esattezza quali sono i momenti importanti, più importanti della mia esperienza, e dunque andare a verificare come questo può soddisfare i bisogni che ho del consumatore che io ho individuato. Per questo è importante aver chiara quella definizione del mio
diciamo, turista target e i bisogni che lui ha. Così poi io ho individuato le relazioni e il contenuto strategico della mia esperienza e devo sviluppare lo scheletro dell'esperienza. Questo non è ancora il prodotto. L'ho detto, noi ci fermeremo qui oggi, non è ancora il prodotto, ma io oggi è importante che almeno definisca la strategia e lo scheletro di prodotto e quindi il metodo per arrivare a questo. Ok? E una volta definito questo, allora io vi propongo di altri 5 minuti sulla parte della sostenibilità e poi mi interrompo prima di passare alla comunicazione e un altro aspetto. La parte di sostenibilità. La sostenibilità, ancora oggi sento, ah sì, la sostenibilità come qualcosa che si aggiunge al prodotto. Quello è greenwashing. La sostenibilità è dentro il processo di costruzione del prodotto ed è un punto fondamentale dello storytelling del prodotto stesso. Tant'è vero che in questa ricostruzione di sviluppo del prodotto abbiamo detto che la sostenibilità interviene nel momento di creazione della strategia e della definizione di quella che è la mia value proposition in connessione con la comunità. Ma non soltanto è dentro il prodotto, e cioè nella fase quindi di strategia, ma è importante che lo individui una fase specifica di check. Perché? Perché quella fase di check mi aiuterà a definire degli elementi importanti da utilizzare nel mio storytelling di prodotto. Come io racconto il mio prodotto. Anche qui, allora, che cosa significa sostenibilità? La sostenibilità è molto semplice partire dalla sostenibilità. Diciamo, noi possiamo, per definire se il nostro prodotto è sostenibile, utilizzare le 4 aree della sostenibilità che vengono utilizzate dal Global Sustainable Tourism Council Guidelines. Ok? Quindi non dobbiamo, anche qui è semplice. Non dobbiamo fare cose troppo complicate. Poi vedremo che c'è un elemento di complessità che ci dà il documento Transition Pathway, però voglio dire, partiamo da questo. Quindi gli ambiti su cui verificare se il mio prodotto è sostenibile sono rispetto alle modalità di gestione, e quindi questo potrebbero essere di particolari sistemi di monitoraggio o se applico determinati criteri, basta pensare a quelli legati per esempio all'ETIS, che è un modello di monitoraggio. Impatto sociale, e cioè quindi che cosa sto facendo? Sto creando un nuovo lavoro, sto coinvolgendo persone che hanno delle difficoltà, quindi anche qui è una casistica abbastanza pratica. Impatto culturale, e qui anche qua deve essere chiaro, l'impatto culturale nel nostro approccio alla sostenibilità, cioè il nostro approccio, cioè l'approccio che è riconosciuto a livello internazionale, non è solo del prodotto turistico culturale, ma l'impatto culturale è un elemento trasversale a tutte le tipologie di prodotto. E che significa verificare un impatto culturale? È l'autenticità della destinazione, sono legate se si stanno valorizzando delle architetture locali, se si sta valorizzando della cucina locale. Basta pensare per esempio a tutte quelle diciamo, imprese che magari utilizzano prodotti a chilometro zero e non sanno che quello è un indice di sostenibilità e che quindi potrebbero, diciamo, promuoversi come imprese, come attivi che agiscono in modo attivo per la sostenibilità, proprio indicando questo impatto sulla base di questa, diciamo, della metodologia. Quindi vedete come
può essere delle volte, senza fare greenwashing, abbastanza, tra virgolette, semplici approcciare al tema della sostenibilità. Delle volte magari anche qui non c'è abbastanza cognizione di che cosa significa lavorare sugli impatti. Non voglio dire che è sufficiente questo, però si può partire, perché riconoscere che si sta lavorando in una determinata direzione e comunicarlo aiuta se stessi, oltre che aiutare la riconoscibilità del prodotto turistico. Ambiente: come vengono minimizzati gli impatti negativi sull'ambiente. E su qui poi vedremo nell'altra parte come si può anche qui lavorare su questo concetto ambientale, che chiaramente attiene essenzialmente al sistema dei rifiuti e al sistema diciamo dell'economia, principalmente nel settore turistico, l'economia circolare, che è diventato anche questo un mainstream per questa nuova programmazione. Quindi la sostenibilità ha due ruoli. La sostenibilità quindi è interna al prodotto turistico, non è qualcosa di esterno, e agisce a livello di strategia, di individuazione delle caratteristiche del prodotto turistico e deve essere oggetto specifico del proprio storytelling e dunque oggetto di una valutazione e di una fase del prodotto turistico. Quindi ci sono degli indicatori di sostenibilità che diciamo generali, adesso non ci soffermiamo su tutto questo, altrimenti vedo che l'ora e la cosa importante è iniziare, quindi questi indicatori di sostenibilità sono abbastanza semplici, però voglio che qui si comprenda come parlare di sostenibilità oggi viene visto come qualcosa di distante, difficile. No, possiamo partire tranquillamente a parlarne. E uno dei punti sugli impatti ambientali è solamente capire se si è nella linear economy, recycling economy o circular economy. Chiaramente oggi molti di noi sono ancora nella seconda fase. Il tema della nuova programmazione è andare in questa terza fase. Quindi alcune parole chiave della costruzione del prodotto. Empatia. Abbiamo capito che l'empatia è una delle chiavi per comprendere la segmentazione, perché per noi oggi è fondamentale comprendere il perché il turista fa certe cose. Provocazione, perché quando noi pensiamo alla fase di strategia e concept experience, noi dobbiamo andare oltre ciò che è conosciuto, oltre ciò che è conosciuto o visto come ordinario, e questo lo facciamo non all'interno della nostra sola organizzazione, ma ricercando le collaborazioni strategiche per lo sviluppo del nostro prodotto. Attivazione, perché costruire un prodotto è una call to action per promuovere impatti positivi a livello sociale, culturale e ambientale. E questo è il significato quando noi parliamo di prodotto turistico, quindi guidato dalla motivazione. L'ultima, disrupt, quindi interruzione ed emancipazione, perché questo è valido soprattutto nella comunicazione, perché è necessario fermarsi prima degli altri e andare avanti prima degli altri per anticiparli, e questo è molto chiaro nella fase di comunicazione. Mi fermo qui prima e questo è l'esempio di tutto quello che sta accadendo, di cui non sappiamo ancora gli effetti, ma che è una game changing technology, l'impatto di ChatGPT nell'ambito del prodotto turistico. Io però mi fermo e voglio capire con voi, aspettate un attimo, interrompi condivisione, voglio capire con voi, d'accordo, come per voi è fattibile andare in una direzione di prodotto turistico sostenibile, perché anche qui non è qualcosa che possiamo decidere,
ci mettiamo noi, decidiamo sì, si può fare o non si può fare. Perché adesso vedremo che la Comunità Europea non è un caso, nel documento Transition Pathway ci ha indicato dei precisi parametri per il turismo e come l'oggetto principale del turismo è riuscire a raggiungere certe modalità ed applicare dei modelli di sostenibilità. Quindi qui non stiamo discutendo se è fattibile, cioè fattibile voglio dirvi in che senso, come è possibile facilitare il processo? Ecco, riformulo la domanda, perché non è oggi in discussione se si può fare o non si può fare, perché tanto i nuovi fondi comunitari sono tutti sul tema come realizzare la sostenibilità sociale, culturale e ambientale nell'ambito del turismo. Non so se qualcuno vuole intervenire o che cosa pensa di questo problema della sostenibilità del prodotto turistico. Buonasera a tutti. Buonasera. Cosa penso? Io mi chiamo Marica Miccardi, sono una guida turistica. Penso che alla base, diciamo, di tutto questo processo ci sia un anello che va rafforzato tra la consapevolezza di questi contenuti, di questa evoluzione del mercato, delle necessità di fatto dei luoghi in cui viviamo e di cui viviamo, e la preparazione anche della cittadinanza, perché noi stiamo parlando qui come operatori del settore, come persone che si interrogano su queste dinamiche. Però credo che serva un aggancio molto molto forte rispetto a una presa di coscienza della cittadinanza che va maggiormente preparata. Su questo penso che serva un attimino rialzare l'asticella, perché forse abbiamo dato un po' di cose per scontato negli ultimi anni. La mia personalissima percezione è che ci sia un leggero tornare indietro, quindi penso che bisogni ritornare dalle basi da questo punto di vista, perché appunto si parlava di fare rete, si parlava di entrare in rete con fornitori, operatori di varie tipologie, perché tutti siamo utili a tutti per la creazione di un'esperienza, per la creazione di un prodotto turistico. E se questo è vero, come è vero, non possiamo evitare di pensare a questo. C'è necessità di parlare un linguaggio comune e quindi di condividere un valore che di base adesso sembra essere un po' troppo volatile. Bisogna ridare concretezza alla necessità di essere tutti operatori sostenibili, non solo il prodotto turistico finale, ma parlarne in maniera condivisa e diffusa. Non so se sono andata fuori tema o se... No, ha centrato il discorso porre la comunità al centro della costruzione della strategia del prodotto turistico e quindi partire dalla comunità sicuramente significa diciamo valorizzare gli aspetti etici del turismo. Esatto. E questo è il punto su cui ha posto in evidenza e che condivido pienamente, e che nella conclusione di questa relazione si dice essere la specificità del prodotto turistico culturale. Perché abbiamo visto che l'impatto culturale oggi è uno degli indicatori che vale per tutti i prodotti turistici. Quindi, voglio dire, io mi occupo di turismo d'avventura, ma nel turismo d'avventura io andrò, e qui nell'outdoor, a definire qual è l'impatto culturale. Mi occupo del turismo, non so, business. Le 4 aree che noi abbiamo individuato, d'accordo, della metodologia GSTC, cioè io le andrò a verificare. Ma il turismo culturale, e qui il punto è, ha lo stesso valore la cultura nel turismo culturale o deve avere un valore in più, differenziante?
per parlare di un turismo culturale che non sia di massa. Infatti nella terza parte vi farò la differenza tra il fast cultural tourism e lo slow cultural tourism, no? Perché alla fine noi dobbiamo anche qui essere molto realistici, no? Su questa cosa. Ma il punto che viene messo comunque in evidenza, al di là poi delle maggiori caratterizzazioni del prodotto turistico, è che oggi costruire un prodotto autentico richiede per tutte le tipologie di prodotti di ritrovare una connessione con la comunità e quindi su quelli che sono i valori condivisi. Si parla infatti anche di contratto sociale per il turismo, no? Proprio per evidenziare, come dire, l'importanza di questo lavoro che va fatto a livello delle comunità. E in questo io penso che comunque, diciamo, anche la Regione Puglia per questo ha investito da anni molto sul concetto di turismo culturale e sul sistema culturale, come qualcosa che fonda l'esperienza turistica a livello proprio di concettualizzazione di politiche e strategie a livello pubblico. Per cui sì, condivido pienamente questo e giustamente ecco l'osservazione che noi dobbiamo in qualche modo rilanciare. Ma questo problema del rilancio non è qualcosa che, scusate, la cosa potrebbe essere una cosa che, tra virgolette, possiamo permettere di non farlo. Perché questa oggi, lavorare insieme, lavorare per ritrovare un senso, lavorare per creare senso, è la scommessa che oggi noi dobbiamo assolutamente affrontare. Io vado più veloce perché vedo che mi sono un po'... Allora, quello che vi dicevo, ora, se noi guardiamo l'elemento di chat GPT, che ha un effetto, diciamo, fondamentale, cioè non dico non devastante, ma molto importante sulla distribuzione del prodotto turistico e ci impone di lavorare in questa direzione. Perché? Perché noi sappiamo, qua ci sono degli innovatori, che è un sistema, diciamo, conversazionale molto friendly per il turista, perché io adesso ho fatto degli esempi che veramente temendo le connessioni, io ho fatto un'interrogazione dicendo io voglio stare 2 giorni in Puglia e dimmi qual è il miglior viaggio culturale e poi il miglior hotel in Bari. Ora, andiamo un attimo. Se io oggi vado a vedere, mi hanno praticamente in 3 secondi mi hanno organizzato, perché io ho detto voglio fare un turismo culturale, voglio avere delle esperienze uniche in 2 giorni. Cioè, questo mi ha, in 2 minuti mi ha dato la risposta, cosa posso fare la mattina, il pomeriggio, la serata, no? E quindi mi ha dato, chiaramente, se poi io dico no, ma la mattina non voglio fare questo, vorrei un'esperienza di questo tipo, me la va a riformulare. Poi dico, quali sono i migliori hotel in Bari? Mi dà tutta la descrizione e poi dice, vabbè, ma se tu poi mi dici il prezzo che vuoi o delle opzioni, mi dai delle informazioni più precise, io ti rispondo. Ora è chiaro che questo a un certo punto ci è detto, ma forse Google andrà in difficoltà, comunque ci sono tutta una serie di evoluzioni, di accordi commerciali, di integrazioni nelle diverse applicazioni esistenti, però è molto chiaro che questo ha un impatto importante e per di più, diciamo, ci sono tutta una serie di strumenti diciamo che possono essere utilizzate. Io qui ne ho viste solo alcune che vabbè io sono incapace a fare le diciamo le fotografie però dando determinate indicazioni si possono benissimo tra virgolette manipolare con una grandissima qualità.
ci sono delle altre applicazioni di intelligenza artificiale che ci consentono di gestire meglio il targeting. Ci sono delle applicazioni addirittura che ci facilitano nella costruzione dei contenuti per il nostro sito. Io qui ho fatto delle foto, addirittura se noi dobbiamo costruire un blog per il nostro post, con un post per il nostro blog, e quindi ci dice quali sono delle informazioni chiave e ce lo costruisce. Quindi vedete come c'è una trasformazione importante negli strumenti che oggi possono essere utilizzati per alcune funzioni chiave, il mondo delle foto, il mondo della costruzione di advertising, il mondo della costruzione di post per blog. E quindi che cosa significa tutto questo? Addirittura se io devo rispondere come albergatore magari a un mio cliente e ringraziarlo, posso scrivere benissimo in italiano, viene automaticamente tradotto, se in inglese è praticamente quasi perfetto, e posso inviarlo. Ma che cosa significa questo? Perché qui occorre eliminare dei falsi miti. Che tutti questi strumenti, di cui ho dato una carrellata, ma giusto per dire come si stanno ampliando, non significa che c'è una sostituzione dei lavori umani, d'accordo? Ma che oggi diventa ancora più importante essere differenti, comprendere il proprio stile nel, per esempio, produrre dei contenuti. Quindi queste sono tutte tecnologie che ci aiutano nel lavoro sporco, d'accordo, per avere più tempo per le scelte strategiche. Significa allora che queste tecnologie è necessario capire a che cosa servono e come possono essere utili. Ma, ecco perché c'è la lampadina in questa slide, ci devono aiutare a comprendere, d'accordo, che ci servono per avere noi più tempo per essere creativi. Perché se noi non comprendiamo la modalità con cui poi devono essere utilizzate, si finisce per essere schiacciate, perché è chiaro che oggi diventerà, se è più facile fare con l'intelligenza artificiale dei contenuti, il valore differenziante sarà nel tono che io riuscirò a personalizzare e che mi renderà unico. Ecco perché, vabbè, chiaramente non facciamo questo esercizio, ma questo è importante però approcciare da parte, diciamo, degli operatori per avere proprio un impatto diciamo immediato su quello che significa, e anche capire come, diciamo, si può, come si compare su queste interrogazioni. Quindi, perché diventa sempre più importante in questo momento che non si sa con dettaglio come operano questi algoritmi, fare attenzione come si è posizionati, quali sono i contenuti che sono sul web, che si sono prodotti. Quindi in questo momento non sappiamo con precisione gli impatti, però abbiamo capito che avrà un impatto importante nel modo in cui sarà distribuito il prodotto, nel modo in cui si può essere cercati e riconosciuti all'interno di questo processo, e si è capito che l'intelligenza artificiale non è qualcosa che verrà. Per questo è una, diciamo, tecnologia game changing, perché è qualcosa che già esiste e su cui dobbiamo da subito capire come approcciarci.
Allora io sono 4:24, andrei velocemente nella terza parte. Quindi, vabbè, qui ci sono esperti di innovazione, quindi starete già lavorando su sugli impatti sul turismo, su questo tema? Non so, chiedo agli altri se sono presenti, se qualcuno sta lavorando su questo tema. Sì, sì, delle sperimentazioni si stanno iniziando a fare su alcune situazioni. Ad esempio, che sperimentazioni? Cioè, e soprattutto come lo stanno prendendo gli operatori? Diciamo, gli operatori, come ho detto prima, anche hanno una distanza anni luce da questa situazione in questo momento. Io vorrei... Sono curiosi, ecco, ma molto distanti, diciamo. Quindi si colgono occasioni di, appunto, voucher o progetti cofinanziati per piccoli investimenti per avvicinarsi a questo mondo, giusto per saggiare, ma parliamo di appunto sperimentazioni molto di basso livello iniziale per assaporare la tecnologia per poi renderla ingrediente di una orchestrazione creativa di cui si parlava prima, insomma. Però Che è lo l'importante è che sforzo sia principale. chiaro, importante anche qui, stiamo parlando di realtà, non stiamo parlando di processi che verranno. No, certo. Per cui noi Certo, parliamo di realtà nuove, di realtà creative, come se, diciamo, è qualcosa che deve... Invece è un po' l'imperativo attuale. Sì, no, ma siamo in un'era in cui le tecnologie sono fin troppe rispetto, diciamo, alle esigenze. Sì. No, Quindi... ma questo discorso queste tecnologie, quindi intelligenza artificiale e anche di tutti questi strumenti che ci consentono facilmente di gestire le immagini, di produrre dei contenuti per, diciamo, diventa un elemento importante, ma soprattutto poi quello che volevo che fosse chiaro che non significa sostituire le professionalità umane, ma che invece siamo impegnati a un upgrade, quindi a una ricerca di maggior tra virgolette professionalità. Ora io gli ultimi 10 minuti volevo così diciamo perché mi rendo conto che sono volate queste su questa terza parte vorrei dire questo, come la specificità del turismo culturale. Allora, che il turismo culturale e sviluppo sostenibile siano, diciamo, mondi che proprio si parlano per eccellenza, è molto chiaro da queste parole chiavi. Perché quando noi parliamo di patrimonio culturale, parliamo di patrimonio culturale vivente, poi vedremo che significa, creatività, identità, trasmissione intergenerazionale, comunità, diversità culturale e salvaguardia. Quindi che sono delle parole che vanno poi a specificare le dimensioni dello sviluppo sostenibile, la dimensione economica, la dimensione ambientale, culturale e sociale, quindi si dialogano. Ma la cosa importante è che chiaramente in questo dialogo diciamo gli obiettivi dell'Agenda 2030 sono sicuramente le nostre linee guida, ma è importante comprendere che lo sviluppo di questi diciamo, obiettivi richiede necessariamente lavorare sulla realizzazione di compromessi, perché delle volte sviluppare degli obiettivi può avere degli impatti su degli altri obiettivi, quindi occorre, quando noi approcciamo al tema della sostenibilità, il tema della sostenibilità è per eccellenza il tema dove occorre individuare delle mediazioni possibili. All'interno di quale logica? E qui entriamo nel tema sollevato anche dalla collega, no? Della destination stewardship.
Cioè, in questo momento diventa fondamentale sviluppare un approccio, si dice stewardship, per indicare un approccio del prendersi cura di quelle che sono le condizioni ambientali e come i diversi componenti sociali, economiche, ambientali e le componenti che abbiamo visto legate al patrimonio culturale, e cioè diversità culturale, trasmissione generazionale, identità, creatività, quindi devono essere portate, d'accordo, in un equilibrio nell'ambito del vivere comune. Allora, si è detto quindi che oggi come oggi il tema, uno dei temi fondamentali dei compiti della destinazione è proprio occuparsi del tema della stewardship. E quindi il marketing è importante, ma diventa importante promuovere le legni che lavorano in tutti i pezzi che noi abbiamo detto per, diciamo, produrre dei piani di sostenibilità. Chiaramente si tratta di una cosa estremamente complessa, perché noi purtroppo anche a livello di politiche pubbliche ragioniamo molto per pillar, per comparti. Quindi questo approccio del destination stewardship diciamo promuove un continuo lavoro di integrazione sia a livello di politiche pubbliche, sia a livello di operatori come associazioni, sia a livello di operatori singoli. E quindi in questa logica noi abbiamo, diciamo, nel momento in cui pensiamo al turismo, al rapporto sostenibilità e tutela del patrimonio culturale, noi abbiamo tre categorie diciamo, di stakeholder. L'industria turistica, i residenti, che diventano un elemento fondamentale nell'organizzazione e pianificazione della turistica, e gli stessi turisti, perché diventa un elemento estremamente importante coinvolgerli all'interno delle politiche di sostenibilità, dedicando anche dei progetti di informazione specifica su come rispettare una sorta di travel code e quindi i principi etici della stessa destinazione. Ecco perché diciamo oggi il tema della stewardship è stato posto al centro della governance turistica. Ora, io qui vi ho portato un esempio. Questo è un esempio della destinazione Colorado negli Stati Uniti, ma soltanto perché mi piace che hanno fatto una slide semplice, però dove vedete è molto chiaro come è importante all'interno del prendersi cura del sistema, dell'ecosistema turistico, come riuscire a, lo dicono, disperdere i visitatori, quindi diciamo coinvolgere i territori minori per poter accogliere accoglienza turistica, quindi eliminando l'overtourism. Il secondo punto è condividere i valori etici. Quindi all'interno di una destinazione capire quali sono i valori etici e farne oggetto di comunicazione e quindi spingere gli stessi turisti, visitatori, a condividere e a rispettare questi valori etici, tra cui chiaramente la sostenibilità. Terzo elemento strategico è creare le alleanze strategiche per avere e ridurre gli impatti per quanto riguarda sull'ambiente rispetto ai temi del turismo. La mobilità sostenibile è sicuramente un tema fondamentale per costruire il turismo sostenibile. Questo è un esempio che ho portato che può essere semplice. Chiaramente, siccome voglio dire anche qui, l'attenzione al turismo non è la sostenibilità qualcosa di astratto, io qui ho inserito i temi che noi abbiamo visto della concettualizzazione con i temi che vengono inseriti come, tra virgolette, mainstream
in questo documento della DigiGrow, quindi un documento di politica comunitaria che è alla base poi della programmazione, no? Per cui, come voi vedete, abbiamo pratiche di stewardship e quindi attengono proprio all'aspetto etico, creare alleanze, ma poi sviluppiamo il prodotto e quindi come sviluppare le esperienze, standard di sicurezza e servizi, standard che attengono all'impact management del turismo. La parte di green e digital transition, e quindi anche questa ha un ruolo da leone, il concetto di circolarità dei servizi. La parte sicuramente digitale è la parte degli skill della sostenibilità, perché oggi è importante nell'ambito anche del proprio team di organizzazione del prodotto turistico inserire chi a conoscenza degli aspetti ambientali del turismo. Oggi vedo sempre, quando si parla di turismo, magari inserire sempre le professionalità di marketing, no? Invece oggi noi dobbiamo pensare anche non soltanto l'aspetto, le professionalità digitali, ma anche quelle legate proprio agli impatti ambientali. E poi la dimensione di parità di genere, inclusione, benessere dei residenti. Questi saranno tutti temi, vi dico, che sono appunto nella nuova agenda comunitaria, ma che si inseriscono nel processo di sviluppo del prodotto turistico. Voglio qui, ecco, ricordarvi in questa parte, però che faremo solo, vi dico solo, che è molto importante aver, diciamo, questa convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio della cultura intangibile, dove espressamente abbiamo il settore delle tradizioni e anche delle espressioni tipiche, delle arti performative, pratiche sociali, rituali, conoscenze e pratiche che concernono la natura e l'universo legate a questi temi, l'artigianato, ma la cosa interessante per cui invito è andare a guardare la lista di queste del patrimonio culturale immateriale che è stato riconosciuto meritevole di tutela, perché diventa un modo, è importante perché si può essere ispirati e capire come anche delle nostre tradizioni che ci possono sembrare magari nell'abitualità non rilevanti, possono essere dei temi interessanti da andare a scoprire e a reinterpretare per colorare, quindi dare delle sfumature al nostro prodotto turistico. Allora, mi avvio alla conclusione. Qual è il futuro del turismo culturale? Ora è chiaro che noi andiamo verso due, diciamo, sfumature, chiamiamole così. Un prodotto culturale e turistico che è alla ricerca della autenticità e diciamo va cercando questa autenticità che diventa un elemento premiante del prodotto, quindi non soltanto l'aspetto tangibile e culturale, ma che l'aspetto dell'unicità sia al centro del prodotto, e quindi questo significa sviluppare un modello di turismo culturale dove è in stretta connessione con le comunità e anche il benessere delle comunità è al centro diciamo, del prodotto turistico. Infatti si parla di cosiddette governance generative del prodotto turistico culturale. Un prodotto turistico-culturale un po', tra virgolette, fast, dove è molto più uniforme, globale, con meno autenticità, che ha pur sempre come base il prodotto della cultura e locale, ma che, diciamo, ha un approccio più consumistico. Basta pensare al tema che si ha, per esempio, nelle grandi città, basta pensare a Venezia, Roma, no? Dove c'è quindi si parla sempre di un turismo culturale, ma un modello consumistico. Chiaramente qui dipenderà molto da quelli che sono gli obiettivi della destinazione. Diciamo che in territori
meno interessati dal fenomeno dell'overtourism, come per esempio la Puglia o anche altre regioni, d'accordo, andare verso il primo modello di sviluppo culturale può essere sicuramente più premiante nel tempo e forse più semplice da realizzare, perché non c'è, d'accordo, questo conflitto come avviene nelle destinazioni che ho citato, con sistemi della proprietà fondiaria, quindi immobiliare, e con quindi tutto il sistema di quello che gira intorno al turismo di massa, che sicuramente a discapito degli abitanti, ma che ha tutto poi un sistema economico su cui occorre negoziare. Quindi mi auguro che questo modello sia quello che si porti diciamo, in evoluzione, ma la cosa che, diciamo, e concludo, per cui avevo inserito ChatGPT, età dell'immaginazione è stato, come dire, un'espressione inventata da questa filosofa futurista Rita King, dove sostanzialmente ribadisce che oggi come oggi è quasi un imperativo abbracciare il potere della nostra immaginazione, perché arriverà un momento che sarà troppo tardi. E quindi il ruolo fondamentale oggi del turismo culturale e comunque a tutto il patrimonio culturale, come in tutti i documenti della stessa Comunità Europea, è proprio quello di aiutare a comprendere la natura trasformativa, come si trasforma il nostro patrimonio culturale, e a offrire diverse prospettive interpretative per comprendere come e avere maggiore facilità a comprendere i cambiamenti attuali. Quindi la cultura, il nostro patrimonio culturale e la fruizione del nostro patrimonio culturale deve in qualche modo aiutarci ad andare e a approcciare a questo nuovo mindset. E quindi il turismo culturale ha sicuramente un ruolo specifico rispetto alle altre offerte culturali, e quindi una sensibilità per gli operatori, forse non dico più profonda, ma comunque attenta a questo ruolo che può avere la cultura in questa età di transizione. E questo credo è, insomma, perlomeno il mio augurio, cogliendo anche l'input di lavorare sul concetto di cittadinanza, linguaggio comune e valori etici che possiamo attribuire alla costruzione del prodotto culturale. Quindi io mi fermo qui, abbiamo sforato le 2 ore, però se ci sono domande o considerazioni possiamo, diciamo, confrontarci su questo. Posso? Sì. Sì, salve. Sono Angela di un'impresa culturale pugliese, ci occupiamo da oltre 20 anni di turismo responsabile e sostenibile. Lei prima ha fatto un passaggio che ora chiaramente ha ripreso quando ha parlato del concetto un po' più largo di prodotto turistico e anche di destinazione. E anche, diciamo, degli interventi che ci sono stati, è chiaro che il privato ha una sensibilizzazione verso questi temi, perché il mercato sempre più richiede, diciamo, molto importante, tant'è che ora ci ritroviamo in una situazione eccessiva di una giungla di certificazioni dalle Ecolabel, ISO, eccetera, eccetera. Chiaramente il problema è il pubblico. Lei lo diceva sulle politiche pubbliche, chiaramente anche con la situazione del titolo quinto ci ritroviamo in una situazione molto variegata in Italia, e soprattutto ci troviamo attualmente in una situazione di un non piano del turismo, perché non c'è un piano del turismo, essendo scaduto il precedente l'anno scorso. Dall'altro abbiamo quelle realtà competitive, penso alla Spagna, che non solo fanno piani dove mettono la parola sostenibilità già dagli anni 90, credo, hanno delle realtà
tipo Segittur, che accompagna le destinazioni proprio a fare quel percorso di sostenibilità. Gli strumenti ci sono, lei prima ha accennato agli ETIS, come ce ne sono tanti altri, e chiaramente non sono semplici da applicare, perché anche chi deve raccogliere quei dati, cioè il pubblico, non lo fa con facilità. E appunto quello che suggeriva lì, la collaborazione tra professionisti del privato, chi fa analisi dei dati, chi fa marketing, chi fa innovazione, chi si occupa di turismo sostenibile, potrebbe essere la chiave di volta. Ma la domanda che le pongo è quando appunto il pubblico si aprirà veramente a queste diciamo, a questa parte del privato, perché chiaramente molto spesso si fa riferimento alla quantità e numeri, cioè devo far venire i turisti, basta, perché devo far girare l'economia come se fosse tutto oro colato, senza pensare appunto agli impatti. E allora poi ci ritroveremo nella Venezia di turno, nella Madrid di turno e così via. E diciamo che ci sono territori più fragili degli altri. Allora, chiaramente la sostenibilità al 100% è impossibile, perché ognuno di noi ha un impatto su un territorio, ma appunto quell'impatto poi cosa può portare anche di benefici in quella comunità, sugli aspetti sociali, economici e ambientali, e soprattutto quanto la pianificazione può essere fatta attraverso una partecipazione dal basso. Noi stiamo per partire ad esempio con un progetto di Puglia Partecipa, proprio per una scrittura di un piano delle sostenibilità, dell'ospitalità sostenibile nel Parco dell'Alta Murgia, e chiaramente ci troviamo in un contesto che è quello di un parco nazionale che già ha, diciamo, è predisposto soprattutto alla parte della sostenibilità ambientale. Sì. Però quanto è replicabile questa cosa? Cioè qual è l'apertura oggi della parte pubblica, nonostante l'Europa dice agli Stati dovete lavorare sulla sostenibilità nei prossimi piani, nelle prossime politiche? Allora, innanzitutto volevo dire questo, volevo chiarire. Sì, per quanto riguarda il discorso sostenibilità, gli indicatori ETIS, se dovete approcciare, diciamo, sono estremamente complessi. Allora, per questo io ho detto, noi dobbiamo partire sulla sostenibilità, ho detto è semplice partire, perché la metodologia, che poi è una metodologia riconosciuta a livello mondo, quindi voglio dire, non stiamo parlando di una metodologia, perché qua ci sono un sacco di pratiche, un sacco di... però diciamo per chi non è mai partito, d'accordo? Io per questo dicevo, guardiamo quella della Global Sustainable Tourism Council Guidelines, che quella è per gli albergatori, che è una metodologia, tra virgolette, semplice, comprensibile, che inizia con un approccio. Ok? Poi se voi vi interessa questa cosa vi posso dare anche uno studio su un progetto che abbiamo completato, un Enimed, dove se voi andate su questo c'è proprio, c'è sia le guidelines per fare il prodotto turistico, che sono molto più in dettaglio, e poi c'è uno studio sulla sostenibilità, dove sostanzialmente ci sono esperienze di turismo sostenibile e come andare a valutare sulla base di casi concreti l'impatto ambientale, storico, culturale. Noi dobbiamo partire da cose semplici, perché nel momento in cui approcciamo a temi complessi dobbiamo partire in modo semplice per poterne comprendere. Quindi sulla sostenibilità, diciamo, partiamo da questa base. Secondo profilo, che è quello seconda cosa, quindi seconda cosa importante è inserire, diciamo, quindi una volta che uno parte, inserire le proprie esperienze di sostenibilità nella storytelling del proprio prodotto turistico. Quindi questa è una cosa anche qui, una cosa base che devono fare tutti. Una volta che capisco lo racconto. Ho fatto l'esempio, erano proprio con degli spagnoli, quindi un mese fa, che si diceva, ma noi siamo andati con delle persone che dicevano, ma noi facciamo prodotto a chilometro zero, poi coinvolgiamo tutti gli operatori locali e non esterni, ma come facciamo a fare sostenibilità? E quindi discutevamo in questo seminario di dire, ma forse dobbiamo far capire che già questa è un'azione sostenibile. E quindi
dobbiamo entrare nella logica che noi queste cose le dobbiamo raccontare, perché il prodotto turistico, sviluppare il prodotto turistico e raccontare il prodotto turistico sono due attività che vanno gestite contemporaneamente. Per questo quando parlavo, poi a un certo punto facevo riferimento a degli schemi di scrittura, perché dovete abituarvi a scrivere, perché da lì andate a individuare le parole chiave mentre scrivete per poterlo raccontare. Quindi costruzione del prodotto turistico, storytelling del prodotto turistico vanno di pari passo, sostenibilità va vista passo per passo dall'ipotesi più semplice e va raccontata. Questa è la base. Vi ho fatto l'esempio degli spagnoli adesso in questo momento. Secondo profilo, che è quello, diciamo, delle politiche pubbliche di sviluppo su questo tema, su cui è chiaro che esistono più livelli. Noi abbiamo già lavorato con i parchi proprio su questa logica della sostenibilità e quindi anche promuovendo un coordinamento sui parchi, su questi temi, per dare maggiore uniformità territoriale. I parchi hanno già un livello di certificazione e quindi anche questo può essere un elemento che la CEZ, che quindi è un elemento che quindi aiuta a creare linguaggio condiviso rispetto all'interpretazione della sostenibilità e degli impatti, quindi c'è già un primo livello. Il discorso poi a livello regionale è chiaramente siamo in un momento di passaggio, ma è chiaro che la sostenibilità oggi è il mainstream. Io vi ho fatto vedere un'immagine dove vi ho preso un documento che dovreste leggere tutti, dovrebbe essere la base per fare tutte le attività di concertazione, che è questo documento Transition Pathway, dove praticamente avete visto dove ci sono dei temi che io devo necessariamente inserire nella progettazione del mio prodotto turistico. Quindi l'economia circolare è qualcosa che diventa qualcosa di familiare. Il tema è un altro, che probabilmente bisognerà lavorare anche a livello di destinazione, come supportare questi processi di concertazione, perché non sono processi semplici. I vostri colleghi hanno già detto come a livello diciamo di operatori, quindi di imprese turistiche, sono piccole e che già faticano, quindi già sviluppare questo tipo di approccio può essere complicato. Però, insomma, voglio dire, ce l'abbiamo fatta nella scorsa programmazione ad arrivare fino qua, ce la faremo anche in questa, utilizzando tutti, diciamo, i fondi, vinceremo questa sfida. Quindi ben vengano questi interventi, anche questa volontà di partecipazione, però ecco, la cosa importante, non pensiamo che è tutto troppo difficile, partiamo dai punti che già ci sono, perché solo così possiamo andare in modo incrementale nella costruzione, altrimenti ci perdiamo tutti. Grazie. Grazie. Se ci sono delle altre domande? Sì, una cosa al volo che mi è venuta in mente mentre stavo parlando, diciamo, a proposito di frame progettuali, adesso si inizia a parlare anche qui di planet-centric design, che è diciamo, un approccio che un po' ribalta questa eccessiva attenzione anche all'utente, al consumatore, perché anche quell'eccessiva attenzione, e lo vediamo no, tutti i giorni, anche con delle degenerazioni di questa attenzione al consumatore, che cosa ha provocato, e quindi come questi strumenti potrebbero essere adottati, no? Avendo prima un layer che ha nella sostenibilità, nell'attenzione all'impatto che poi queste attività hanno nei confronti dell'ambiente e delle persone, in ottica progettuale, dopo aver fatto quella parte no, di future thinking, poi quando iniziamo a calare le nostre imprese nella realtà, iniziare no, proprio a farle
dialogare con tutto l'ecosistema, con gli SDG, con i vari tipi di impatto. Questo potrebbe essere per esempio uno strumento molto concreto e pratico che potrebbe entrare nella quotidianità poi delle imprese, partendo proprio da quello che dicevano il mindset prima, perché anch'io sono uno, sostengo, no, che adesso si parla tanto di innovazione come mera tecnologia, però deve partire tutto da lì. Se non cambia il modo di lavorare, questo vantaggio che arrivava dalla tecnologia è sempre più labile, e dobbiamo lavorare su davvero nuovi approcci, nuovi modi di pensare. E oggi per me è stato meraviglioso vedere come poi un'amministrazione che conosco in parte poi abbia già nel DNA una serie di osservazioni da questo punto di vista. È stato veramente un bel momento, quindi grazie. Grazie a voi. Questo, diciamo, che adesso sta dicendo, e riassumo anche con la collega, è quello, il cosiddetto sviluppo dei modelli di governance generativa, dove si crea un equilibrio tra questa attenzione diciamo, al turista e quindi al consumatore con quelli che sono i valori della comunità. E questo sarebbe il massimo dove noi ci auguriamo di andare, ma che sicuramente lavorando tutti insieme saremo in grado di affrontare in questa nuova programmazione. Bene, se non ci sono altre domande, quindi io chiuderei qui. Grazie mille Maria Luisa, e grazie a tutti quanti per la vostra partecipazione anche molto attiva. Nonostante insomma, abbiamo sforato un po' i tempi previsti, ma credo che i contenuti fossero certamente interessanti. Noi ne eravamo sicuri quando abbiamo coinvolto la dottoressa Caringella, e abbiamo trovato appunto conferma proprio nel vostro interesse e nelle domande che avete fatto. Io interrompo intanto la registrazione. Poi Anna, se si